Un saluto da Annalisa. Questo è il cappello che realizzerò in questo video tutorial che sta per iniziare. Buona visione e buon lavoro. Un saluto a tutti. Per il progetto che sto per realizzare userò questi due gomitoli da lavorare insieme, filo di Scozia numero 5 e filo di Scozia numero 8. Sono di due marche diverse, ma il colore è praticamente uguale. Questo, il numero 8 si chiama Katane, questo non so neanche come si chiama perché non c'è scritto. Numero 5 super ritorto europeo, l'importante per me comunque è che sia filo di Scozia al 100%. Ripeto, mi piaceva tantissimo il colore e quindi li ho presi seppur di due marche differenti. Diamo inizio al video tutorial. Unendo insieme questi due fili, il numero 5 e il numero 8, facciamo un anello magico, in questo modo. Con l'uncinetto numero 4 passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo, facciamo una piccola rotazione e chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse. Una, due, tre e 10. Tiriamo il filo corto per stringere l'anello magico e senza fare la chiusura del giro perché lavoreremo a spirale, dobbiamo raddoppiare queste 10 maglie basse. Significa che in ognuna di esse dobbiamo lavorare un aumento, cioè 2 maglie insieme. Una, e due. Segniamo con il marcapunti la prima delle due e continuiamo punto dopo punto a fare 2 maglie nella stessa maglia di base. Quindi abbiamo fatto le prime due, contiamo insieme 3 e 4. 5 e 6, 7 e 8, e nell'ultimo punto 19 e 20. Abbiamo raddoppiato le 10 maglie che abbiamo lavorato all'interno dell'anello magico. Il prossimo giro lo dovremo fare senza aumenti, quindi le maglie resteranno sempre 20. Una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Questa è la prima e la segniamo.
e poi tutte maglie singole. Questa è la seconda, poi la terza e così a completare tutto il giro. Terminato questo giro senza aumenti, abbiamo sempre 20 maglie basse. La lavorazione di questa corona prosegue alternando un giro con aumenti e un giro senza. Il prossimo quindi sarà con aumenti. Iniziamo facendo direttamente le due maglie insieme nella prima maglia sottostante, quindi questo è il primo aumento, una e una, due, segniamo la prima delle due e una maglia singola. Ripetiamo ancora, un aumento, e una maglia singola. Ancora un aumento, quindi due maglie nella stessa maglia di base e una maglia singola. Continuiamo così per tutto il giro. Dopo farò un giro senza aumenti. Ho terminato anche questo giro senza aumenti. Ho dimenticato di dirvi che ogni volta che facciamo un giro con aumenti avremo sempre 10 maglie in più. Ricapitoliamo. Ho iniziato con 10 maglie basse, le ho raddoppiate, sono diventate 20, poi ho fatto un giro senza aumenti, quindi sempre 20, un giro con aumenti sono diventate 30 e poi il giro senza aumenti sono sempre rimaste 30. Adesso che dobbiamo fare il giro con aumenti, alla fine avremo 40 maglie basse. Iniziamo. Facendo l'aumento. Una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due. Adesso le maglie basse singole tra un aumento e l'altro saranno 2. Una e 2. Poi l'aumento. Una e una, 2 e 2 maglie basse singole. Una e una, 2. Ripetiamo questa sequenza. Un aumento e 2 maglie basse singole per tutto il giro. Ripeto, alla fine del quale avremo 40 maglie basse. Lo completo e poi farò il giro senza aumenti. Adesso iniziamo il giro con aumenti e quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Una e una, 2. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due. Ora 3 maglie basse singole. Una, 2 e 3. Ogni volta che facciamo un giro con aumenti, il numero delle maglie basse tra un aumento e l'altro cresce di una unità.
Continuiamo facendo un altro aumento, una e una, due e 3 maglie basse singole, una, due e 3. Continuiamo in questo modo per tutto il giro. Dopo farò un giro senza aumenti. Poi però io vado avanti da sola perché è una lavorazione ripetitiva. Ogni volta che facciamo un giro con aumenti, le maglie basse singole tra un aumento e l'altro cresceranno di una unità. E poi dovremo fare il giro senza aumenti. Quindi io vado avanti e ci vediamo un po' più tardi. Ho terminato la lavorazione della corona perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Ho fatto un promemoria scritto nel quale spiego questa lavorazione giro dopo giro. Chiedo scusa se sono ogni volta ripetitiva, ma devo tenere conto anche delle persone che vedono per la prima volta un mio video tutorial. Questa corona, la lavorazione di questa corona si riferisce a un cappello la cui circonferenza è di 55 o 56 centimetri. Ho iniziato con l'anello magico, al suo interno ho fatto 10 maglie basse. Nel secondo giro ho lavorato 2 maglie basse in ognuna delle 10 maglie basse sottostanti, quindi le ho raddoppiate e sono diventate 20. Il terzo giro l'ho lavorato senza aumenti perché da questo giro in poi alternerò un giro con aumenti e un giro senza aumenti. Quindi il giro senza aumenti rimangono sempre 20 maglie basse. Il quarto giro un aumento e una maglia bassa per tutto il giro. Questo per tutto il giro però non lo leggo più. 30 maglie basse. Un giro senza aumenti, sempre 30 maglie basse. Sesto giro un aumento più 2 maglie basse, abbiamo poi 40 maglie basse. Giro senza aumenti, sempre 40 maglie basse. Ottavo giro un aumento e 3 maglie basse, abbiamo 50 maglie basse. Vedete, ogni giro con aumenti, il numero di maglie basse tra un aumento e l'altro cresce di una unità. Abbiamo iniziato con 1, poi 2, poi 3 e poi sempre una maglia in più. Decimo giro, un aumento più 4 maglie basse, 60 maglie basse totali. Un giro senza aumenti sono sempre 60. Un aumento e 5 maglie basse, abbiamo 70 maglie. Un giro senza aumenti, sempre 70 maglie. Un aumento e 6 maglie basse, abbiamo 80 maglie basse. Un giro senza aumenti, sempre 80 maglie basse. L'ultimo giro con aumenti, un aumento più 7 maglie basse per tutto il giro, abbiamo 90 maglie basse. Questa corona, in questo momento che è terminata, ha un totale di 90 maglie basse. Adesso vi spiego la regola matematica, che è quella che ci permette di conoscere la misura del diametro per fermarci da fare appunto i giri con aumenti. Dobbiamo dividere la misura della circonferenza per 3,14 che è il pi greco e così otteniamo il diametro. Io ho queste due misure, 55 e 56, la prima diviso 3,14 mi dà un totale di 17,51, nel secondo caso di 17,83. I decimali non si tengono in considerazione, quindi il diametro di questa corona è di 17 centimetri. Adesso vi faccio vedere invece come prendere la misura con il metro. Questa corona, lavorata in questo modo che vi ho appena descritto, vedete, è bombata, non è piatta. Allora, per prendere la misura del diametro, non lo possiamo fare così come se fosse piatta.
Allora, capovolgiamo questa corona, la mettiamo in questa posizione e prendiamo la misura del raggio, che in ogni caso è la metà del diametro, partendo dal centro dell'anello magico. Così. Abbiamo un totale di 8 cm e mezzo, che per 2 fa 17. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione della fascia. Abbiamo, ripeto, 90 maglie basse e lavoreremo su queste 90 maglie basse per un tot di giri che ancora non vi so dire di preciso quanti saranno. Vi faccio vedere solo l'inizio, ma poi continuo da sola perché sono solamente giri fatti a maglia bassa senza aumenti. Nel frattempo mi sono persa l'uncinetto che avevo prima. L'importante che però è sempre, io ne ho preso un altro, ma insomma che sempre è il numero 4. Allora, togliamo il marcapunti. Facciamo la prima maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Poi, come vi ho appena detto, dobbiamo lavorare tutte maglie basse, singole. Ve ne faccio vedere qualcuna, ma poi, come vi ho detto, ci vediamo quando avrò terminato la lavorazione della fascia. In effetti mi sono fermata 2 giri prima di terminare la lavorazione della fascia. Ho lavorato 15 giri sulle 90 maglie basse totali. Questo è l'ultimo giro della corona, quello con aumenti, e contiamo insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nel 16° giro avrò bisogno di fare un aumento perché per il tipo di tesa che voglio fare ho bisogno di un multiplo di 7 maglie. 90 non lo è, mi occorrono 91 maglie basse. Ripeto, in questo giro farò un aumento e poi tutte maglie basse singole. Dopo averlo completato ne farò un altro senza aumenti. Vi faccio vedere solo l'inizio. Una prima maglia bassa e una seconda maglia bassa. Questo è l'aumento, l'unico aumento di questo giro. Rimettiamo il marcapunti e andiamo avanti lavorando le maglie così come si presentano. Tutte maglie basse singole. Alla fine di questo giro avremo 91 maglie totali. Io adesso proseguo da sola, completo questo 16° giro e poi ne farò un altro, il 17° senza aumenti. Terminati questi 2 ultimi giri, il 16° dove ho fatto un aumento e il 17° senza aumenti, vi spiego come calcolare la lunghezza della cloche prima di iniziare la lavorazione della tesa. Riprendiamo le spiegazioni scritte che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo la lavorazione della corona, poi ho fatto questo disegno per calcolare la misura del diametro partendo dalla circonferenza della testa. Ho aggiunto un altro disegno, scusate ma io non so disegnare, dove questa dovrebbe essere una cloche. Allora, la regola cosa dice? Se noi dobbiamo lavorare una cloche e basta, significa che il cappello finisce, dobbiamo aggiungere 2 centimetri alla misura del diametro.
quindi la lunghezza deve essere il diametro più 2 cm. Il diametro è di 17 cm più 2 cm 19. Ma questo, ripeto, vale per una cloche che poi finisce. Una cloche che copre quasi tutta la fronte, lasciando uno spazio minimo di circa un centimetro e mezzo, insomma, grosso modo di un dito tra la base della fascia e le sopracciglia. Quando noi lavoriamo invece un cappello con la tesa, questa misura è eccessiva. I 2 centimetri che di solito si aggiungono, noi li dobbiamo togliere. Io infatti li ho segnati come cancellati. Questa lunghezza sarà uguale alla lunghezza, alla misura del diametro, quindi 17 centimetri. Riprendo il cappello. Adesso prendiamo questa misura con il metro. Partendo dal centro dell'anello magico, scendendo lungo la mezza corona e poi la fascia, abbiamo i 17 centimetri. Questo perché i primi giri della tesa non la svasano subito, quindi scendono ancora un po' sulla fronte. Se dovessimo rispettare i 2 centimetri, con la lavorazione della tesa avremo praticamente la tesa sopra gli occhi. Dopo questa spiegazione possiamo iniziare la lavorazione della tesa. La tesa di questo cappello sarà lavorata con delle maglie alte, quindi cambierò uncinetto, non più il numero 4 ma il numero 3,5. Questo. Tiriamo un pochino l'asola, togliamo il marcapunti che non ci servirà più. Allora, il modo più semplice per chiudere il lavoro è quello di fare la maglia bassissima, però a me questo non piace e quindi vi faccio vedere il mio modo di chiudere. Allora, abbiamo l'asola che io l'allungo parecchio, vedete? Questo è il filo, lo mettiamo dietro. Da questo lato non si muove da questo filo. Entriamo da dietro e passiamo sotto le asole di questa maglia bassa, quella dove c'era il marcapunti. Agganciamo il filo dal lato dove scorre, questo, e lo portiamo fuori. Dobbiamo allungare questa asola, vedete? Da questo lato scorre, guardate com'è grande questa asola. Dobbiamo farci passare in mezzo la cloche, in questo modo. Poi tiriamo per diminuire questa grande asola. Però prima di bloccarla del tutto, dal lato invece dove non scorre, scusate, me la devo mettere così, dal lato dove non scorre dobbiamo cercare di tirare
il più possibile in modo che si avvicinino l'ultima maglia bassa con la prima del giro. Quindi tiriamo al massimo, poi tiriamo dal lato dove il filo scorre fino a quando si chiuderà del tutto l'asola e formerà un nodino, così. Ecco, così. Vedete? Le due asole, l'ultima e la prima, cioè l'ultimo punto basso e il primo punto basso del giro, sono praticamente allineati e lo scalino non c'è più. Ovviamente il giro finisce qui e questo si vede, non si può nascondere, ma non c'è lo scalino. È bloccato, quindi non si muove più. E adesso possiamo iniziare la lavorazione di questa tesa. Iniziamo la lavorazione di questa tesa. Questa è la prima maglia bassa del giro sottostante. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo dentro questa maglia bassa, portiamo il filo fuori, abbiamo 2 asole sull'uncinetto, chiudiamo e facciamo una catenella. Questa è una finta maglia alta, un po' diversa dal fare le 3 catenelle. Facciamo un'altra catenella che però è una catenella di separazione. Saltiamo la maglia bassa accanto e in quella seguente lavoriamo 2 maglie alte. Quindi questa è la prima e questa è la seconda. Poi lavoriamo 3 maglie alte singole. Una, due e 3. Una catenella, saltiamo una maglia di base e nella seguente facciamo una maglia alta singola. Una catenella, saltiamo una maglia di base, nella seguente lavoriamo 2 maglie alte insieme. Una e una 2. Poi 3 maglie alte singole. Una, 2 e 3. Vi faccio vedere ancora un'altra sequenza. Una catenella, saltiamo una maglia di base e nella seguente facciamo una maglia alta singola. Una catenella, saltiamo una maglia di base e nella seguente lavoriamo 2 maglie alte insieme. Una e una 2. Poi 3 maglie alte. Una, 2 e 3. La lavorazione prosegue per tutto il giro nello stesso modo. Saltiamo una maglia di base, scusate, facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base e lavoriamo una maglia alta. Facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base e poi facciamo 2 maglie alte insieme più 3 singole, come abbiamo fatto qui, vedete? Io ho iniziato con la maglia
la finta maglia alta, la catenella, le due maglie alte insieme più le 3 singole, la catenella, la maglia alta e la catenella, saltando ogni volta una maglia di base. Poi 2 maglie alte insieme e 3 singole. Saltiamo la maglia di base, una catenella, una maglia alta, una catenella, saltiamo la maglia di base e ricominciamo con le 2 maglie alte insieme più 3 maglie alte singole. Quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro e ci vediamo quando dovremo iniziare un nuovo giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 2 maglie alte insieme più le 3 catenelle, una catenella, saltiamo l'ultima maglia di base e entrando da dietro dobbiamo tutte queste maglie alte singole che vediamo verranno lavorate da ora in poi come maglie alte in rilievo. Quindi la prima è un po' camuffata, entriamo da dietro, facciamo una catenella e questa è la prima maglia alta finta a rilievo, una catenella di separazione. Poi in ognuna delle 2 maglie alte lavorate insieme dobbiamo lavorare un aumento, significa 2 maglie alte nella prima maglia dell'aumento sottostante, quindi sono 2, vedete, 2 nella prima e 2 nella seconda, una e una 2. Poi lavoriamo 2 maglie alte singole, una e una 2. Deve restare una maglia alta non lavorata, questa. Ogni giro avremo sempre una maglia alta che rimane non lavorata. Qui le maglie alte sono 5, qui sono 6 perché abbiamo fatto 2 coppie di maglie alte. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi comunque è sempre una maglia in più rispetto al giro sottostante. La catenella di separazione e dobbiamo lavorare la maglia alta in rilievo. Quindi entriamo lateralmente passando di sotto e facciamo la maglia alta in rilievo. Da ora in poi tutte queste maglie alte singole saranno lavorate con la maglia alta in rilievo. Catenella di separazione. La stessa cosa qua, abbiamo le 2 maglie alte lavorate insieme, in ognuna di queste 2 maglie ne dobbiamo lavorare 2. Questa è la prima e questa è la seconda. Ancora, nella seconda maglia sottostante dell'aumento facciamo 2 maglie alte, una e una 2. Abbiamo lavorato 4 maglie, adesso 2 singole, una e una 2. Vedete, abbiamo 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa non la dobbiamo lavorare. Catenella, maglia alta in rilievo,
catenella. Faccio vedere ancora qualche sequenza, però poi sono tutte uguali. 2 maglie alte nella prima delle 2 maglie sottostanti che sono state lavorate insieme, quindi una e una 2, e altre 2 nella seconda di queste 2 maglie. Una e 2. Poi 2 maglie singole, 2 maglie alte singole. Una e 2. Su questa maglia non dobbiamo lavorare. Catenella. Maglia alta in rilievo. Catenella. Ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Ci vediamo dall'altro lato. Ho terminato anche questo secondo giro. Facciamo la catenella e la finta maglia alta in rilievo. Chiudiamo insieme le 2 asole e facciamo una catenella più una di separazione. Poi ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto per il giro sottostante. Dobbiamo lavorare 2 maglie alte nella prima maglia alta dell'aumento sottostante e 2 nella seconda. Questa è la prima e la seconda. Poi altre 2. Una e 2. Adesso dobbiamo lavorare 3 maglie alte singole. Sotto erano 2. Ogni giro che facciamo le maglie aumenteranno di una unità, le maglie alte singole. All'inizio avremo sempre 2 gruppi di maglie alte lavorati insieme nella prima e nella seconda maglia dell'aumento sottostante. Poi sono maglie alte singole. Adesso qui ne dobbiamo fare appunto, come vi ho detto, 3. Una, 2 e 3. L'ultima maglia non va lavorata. In questa lavorazione rimane invece una costante fissa la maglia alta in rilievo separata dalle 2 catenelle. Questa rimane una costante fissa. Quindi catenella, maglia alta in rilievo e catenella. Qui dobbiamo ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto in questo primo gruppo. I gruppi in totale sono 13. Non ve lo faccio vedere perché ci dilunghiamo troppo nel tempo, ma ve lo dico, dobbiamo ripetere la stessa sequenza che abbiamo fatto qua. 2 maglie alte nella prima maglia dell'aumento sottostante e 2 maglie alte nella seconda maglia dell'aumento sottostante, del primo aumento. Sul secondo aumento si lavorano maglie singole, quindi io continuo per qualche altro giro, non so ancora quanti giri farò con la stessa sequenza. Ci vediamo un po' più avanti se decido comunque di cambiare la sequenza di queste maglie.
Rieccomi, ci eravamo lasciati dopo aver lavorato il primo gruppo del terzo giro. Volevo fare una precisazione perché mi sono espressa in maniera non corretta, nel senso che ho parlato di due aumenti, ma di fatto l'aumento è uno solo. Queste sono due maglie lavorate insieme. La seconda di queste due maglie sostituisce l'ultima maglia che viene saltata, perché altrimenti avremmo dovuto avere, parlando di due aumenti, due maglie in più. Invece la maglia in più è soltanto una. È soltanto, diciamo, la posizione che fa pensare a un aumento, perché le vediamo insieme, ma di fatto, ripeto, la seconda maglia di queste due sostituisce l'ultima che non viene lavorata. Vi faccio vedere meglio. Qui abbiamo 5 maglie, un aumento, diciamo due maglie lavorate insieme e 3 singole. Qui abbiamo un aumento, questo è un aumento, ma queste maglie lavorate insieme non rappresentano una maglia in più, bensì questa sostituisce l'ultima perché non viene lavorata, abbiamo saltato una maglia. La stessa cosa giro dopo giro, abbiamo sempre fatto un aumento e due maglie alte insieme, non chiamiamolo aumento. Alla fine dell'ultimo giro abbiamo 10 maglie. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie. L'aumento più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Vedete, questa maglia sostituisce l'ultima che dobbiamo saltare. Fatto questo chiarimento, adesso dobbiamo chiudere il giro e poi iniziarne un altro dove non ci saranno aumenti. E vi faccio vedere. Riprendiamo l'uncinetto. Facciamo la catenella. La finta maglia alta a rilievo. Scusate, non l'ho presa bene. Non ho una buona messa a fuoco. Allora, entriamo da dietro, portiamo il filo fuori, chiudiamo le due asole, facciamo una catenella. Questa è la finta maglia alta a rilievo, la catenella di separazione. Adesso per mantenere 10 maglie e quindi senza fare aumenti, visto che dobbiamo comunque non lavorare l'ultima, io farò due maglie alte insieme, questa volta non le chiamo aumento, la seconda che sto lavorando adesso mi sostituisce l'ultima maglia che salteremo. Poi proseguo la lavorazione con tutte maglie singole saltando l'ultima maglia di questo gruppo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 10. Quindi questo gruppo non ha aumenti perché già è abbastanza ampia
la tesa e quindi ho bisogno di stringere un po'. Le contiamo insieme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Come sono 10, anche le maglie del giro sottostante. Però con la differenza che qui abbiamo lavorato due coppie di maglie alte, qui ce n'è una sola, perché qui abbiamo fatto l'aumento rispetto al giro precedente dove le maglie erano 9. Invece in questo gruppetto, in questo primo gruppetto di questo giro, non ci sono aumenti. Torno a ripetermi, questa maglia rappresenta la maglia che non lavoreremo alla fine. È per questo che sono 10, non è un aumento. La lavorazione prosegue con la costante, quindi una catenella, una maglia alta in rilievo e una catenella. Poi dobbiamo fare le 10 maglie come abbiamo fatto in questo primo gruppo per tutto il giro. Ci vediamo da questo lato. Ho completato le ultime 10 maglie alte senza aumenti. Adesso dobbiamo chiudere il giro e poi ne inizierò un altro tutto lavorato a maglia bassa. Facciamo la catenella. Guardiamo qua attentamente. Noi abbiamo 10 maglie più 3 maglie che sono costituite da uno spazio di catenella, la maglia alta in rilievo e l'altra catenella. Quindi abbiamo 10 maglie più 3. Dobbiamo lavorare tutto a maglia bassa in ognuna di tutte le maglie che ci ritroviamo, compresi gli spazi che delimitano la maglia alta in rilievo. Qui però all'inizio facciamo in un modo diverso. In questo spazio non lavoriamo momentaneamente, lo recuperiamo quando, finendo il giro, ci ritroviamo con la catenella. Cosa dobbiamo fare? Allora, guardiamo. Abbiamo le 3 asole, quella della catenella, quella della finta maglia alta a rilievo e quella dell'altra catenella. Dobbiamo fare una maglia bassissima qui sulla maglia alta in rilievo, sulla finta maglia alta in rilievo. Facciamo una maglia bassissima, quindi momentaneamente saltiamo la prima catenella. Poi cambiamo l'uncinetto e riprendiamo il numero 4 per lavorare a punto basso e facciamo una maglia alta nello spazio che segue questa maglia alta in rilievo, questa finta maglia alta in rilievo, quindi qui. E poi iniziamo a fare tutte le maglie alte nelle 10, scusate, tutte maglie basse nelle 10 maglie alte sottostanti, quindi una, due, tre e 10. Quindi lavoriamo anche nella decima malta, scusate, nella 10ª maglia, non la dobbiamo saltare questa volta. Poi qui abbiamo 3 maglie da lavorare,
una nello spazio della catenella, un'altra nella maglia alta e ancora un'altra nello spazio della catenella. Qui noi dobbiamo sempre lavorare 3 maglie alte, una nel primo spazio, una sulla maglia alta in rilievo e una nel secondo spazio. Poi ricominciamo a fare 10 maglie basse e, come vi ho detto poco fa, non dobbiamo saltare più maglie. Quindi 10 maglie basse qui, poi una maglia bassa nello spazio, in questo primo spazio, una maglia bassa sopra la maglia alta a rilievo, una maglia bassa nel secondo spazio. Quindi qui dove abbiamo lavorato la costante faremo 3 maglie basse, 10 maglie basse, 3 maglie basse, 10 maglie basse, 3 maglie basse per tutto il giro. Lo completo e poi vi faccio vedere come recuperare la maglia che, che non ho lavorato, diciamo, in questo spazio, in questo primo spazio. Ho completato questo ultimo giro di lavorazione di questa tesa. Lavorato tutto a maglia bassa. Chiedo scusa per aver detto più volte maglia alta al posto di maglia bassa. Capita quando si lavora per diversi giri a maglia alta, ovviamente è un lapsus, basta seguire il lavoro visivamente per capire insomma che sono soltanto maglie basse. Allora, vi avevo detto che avrei dovuto recuperare una maglia bassa perché qui abbiamo fatto soltanto eh, quando abbiamo finito il giro la chiusura del giro con una maglia bassissima che è questa e poi una maglia bassa in questo spazio. Manca la maglia bassa nel primo spazio. Allora la recuperiamo lavorandola nello spazio con cui abbiamo terminato il giro precedente. Quindi la maglia bassa la facciamo qui. Così noi abbiamo una maglia bassa, una maglia bassissima e una maglia bassa. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro, quindi tagliamo il filo e sfiliamo l'uncinetto. Infiliamo un ago da lana e guardate bene qua. Qui abbiamo la maglia bassissima. Noi entriamo dal retro sotto l'asola della prima maglia bassa lavorata nello spazio. Passiamo sulla maglia bassissima che non si vede più ed entriamo al centro di questa ultima maglia bassa che abbiamo appena lavorato. Qui. Abbiamo 3 maglie basse. Questa è una finta asola che copre la maglia bassissima. Adesso devo nascondere questa eccedenza del filo in mezzo ai punti e la lavorazione di questa tesa è terminata. Questa è la tesa come si presenta senza avere ancora inglobato il rigilene. È necessario per dare la giusta tensione perché questo cappello se no sembrerebbe un paralume. Vedete?
tende proprio a scendere, quindi è proprio necessario inglobare il rigilene. Io però non vi farò vedere questo passaggio, questa diciamo operazione di inglobamento del rigilene. Vi lascio nell'info box un tutorial di riferimento, scusate, il link di un tutorial di riferimento su come irrigidire la tesa di un cappello con l'ausilio del rigilene. Alla fine di questo inglobamento che io adesso farò da sola, vi farò vedere il risultato finale. Ecco come si presenta la tesa dopo aver inglobato il rigilene. Come vi ho già detto, troverete nell'info box il link con il tutorial di riferimento. In questa tesa l'unica cosa che ho aggiunto è un giro a punto bassissimo preso in costa retro. Io ho utilizzato, come avete visto, due uncinetti. Per la parte lavorata a punto basso, quindi la cloche, l'ultimo giro della tesa e l'inglobamento del rigilene, il numero 4. Invece per la lavorazione della tesa il 3,5. Se voi volete una lavorazione più compatta anche in riferimento alla vostra mano, potete fare la cloche con il 3,5 e la stessa cosa l'ultimo giro e l'inglobamento del rigilene e la lavorazione della tesa con il numero 3. Ecco il cappello finito. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno seguito fino alla fine. Ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere la notifica di ogni mio nuovo video tutorial e di mettere un like se il video vi è piaciuto. Ciao ciao!